Vedete, stavo per fare un errore gravissimo con questo video. Mi stavo lasciando sfuggire una delle cose che più amo della fotografia, la curiosità. La stessa che mi ha permesso di trovare una lente di conversione definitiva in grado di trasformare la mia Leica Q da 28 a 40 mm. Oggi vi voglio raccontare il percorso che mi ha portato alla soluzione definitiva. Guardate il video fino alla fine, non è sponsorizzato e alla fine ho una mega sorpresa per voi. Tutto è partito dall'acquisto della mia Leica Q prima di andare in Brasile. Nonostante mi fossi innamorato della sua bellezza e del suo 28 mm, non potevo non chiedermi come sarebbe stato se avessi potuto usarla con altre focali. Se mi seguite da tempo o avete visto le mie foto su Instagram, vi sarete accorti che amo tantissimo i grandangoli. La verità è che utilizzo tante focali per il mio lavoro e per la mia fotografia personale, da 9 mm a 85 mm, e penso che ognuna racconti la scena a modo suo. Così ho cominciato a chiedermi quanto sarebbe stato bello avere un 20 mm su questa Q, oppure un 40 mm, chissà se esiste un modo. Così ho cominciato a cercare su internet se qualcuno avesse già provato e non ho trovato nulla a riguardo. È qui che mi sono ricordato della mia Fujifilm X100F, che tra l'altro avevo appena venduto e che utilizzavo insieme ad una lente di conversione specialmente costruita da Fujifilm per trasformare il suo 35 mm in 28 mm. E da quel momento ho cominciato la mia ricerca sulle lenti di conversione, di qualsiasi tipo e che siano mai esistite. Però prima dobbiamo chiarire che cos'è una lente di conversione. Una lente di conversione è un elemento ottico che si avvita davanti all'obiettivo. Non è come fare un crop, ma nemmeno replica alla perfezione il cambiamento di focale. Praticamente modifica fisicamente il percorso della luce davanti all'obiettivo per emulare una nuova focale ma con proprie caratteristiche e limiti. Sono state create per permettere alle fotocamere e cineprese con obiettivo fisso di espandere le focali in modo da non dover cambiare sistema. Perfettamente quello che stiamo cercando. Il primo problema è che queste lenti di conversione sono ormai fuori produzione. Quelle che ci sono in produzione adesso, se non mi sbaglio, sono quelle per la serie X100 di Fujifilm e quelle per la Ricoh GR3, GR2 e così via. Penso che tutte le altre lenti di produzione siano vintage ormai, quindi non più in produzione per le macchine. Quindi molto difficili da trovare. Tra l'altro online non ci sono nemmeno documentazioni esaustive riguardo a questo tipo di lenti. Nemmeno le persone che le vendono sanno che cosa stanno vendendo. Terzo problema è che queste lenti sono state progettate per sensori che non erano ovviamente full frame, anzi neanche sensori film, rullini, pellicole. Quindi avevo altissime probabilità di vignettature, perdita di qualità e non solo. Scritta la dimensione del filtro, la dimensione dell'incastro, la filettatura e la dimensione effettiva della lente. Quindi potevo anche trovarmi qualcosa che, anche se risolveva il problema, poteva essere veramente poco pratico da utilizzare. Avevo quindi due ipotesi. La prima era che sicuramente esistessero almeno una o due lenti di conversione che mi permettessero di espandere il 28 mm da entrambe le parti, dandomi da una parte un tele e dall'altra parte un grandangolo. La seconda ipotesi invece è che sarebbe stato molto più facile adattare una focale meno grandangolare come il 43 mm della Q3, piuttosto che il 28 mm della Q. Questo perché l'angolo di campo del 43 mm è minore di quello del 28 mm e questo fa sì che sia molto più facile non avere la vignettatura. Dopo circa 2 mesi di ricerca e acquisti vari ero ancora in alto mare, ma iniziavo a trovare qualche lente che poteva essere utile al mio esperimento. Per dimostrare che queste lenti potessero essere utili però non bastava fare dei test a casa, bisognava testarli effettivamente sul campo. Ho approfittato di questo set con Beatrice per mettermi alla prova con la Leica Q con la seguente domanda. È possibile, grazie a queste lenti, variare l'aspetto dello shooting e dargli più carattere? Sarebbe stato possibile anche scambiarli in velocità durante uno shooting? La qualità sarebbe stata abbastanza? Le lenti che ho scelto per questo shooting sono state quelle più promettenti che avevo trovato fino a quel momento. Una grandangolare che mi prometteva circa uno 0,43x, anche se non so se sono effettivi, e un'altra lente vintage Canon che mi prometteva circa un 1,4-1,5x e che mi dava un look abbastanza interessante sia grazie alle sue distorsioni sia grazie alle sue aberrazioni cromatiche. Tra l'altro ringrazio Brian Durante per l'assistenza fantastica che ho chiesto all'ultimo e Ken per i b-roll che apprezzo tantissimo.
e ora vi lascio ai risultati. Più di 3 mesi erano passati e ho cominciato a tirare le somme di quello che avevo trovato fino a quel momento. Online continuavo a trovare solo le stesse lenti e non sembrava esserci nulla di nuovo. Ho separato le lenti tra wide e tele e ho cominciato a fare i test definitivi che adesso comincerete a vedere. Mentre i grandangoli mi davano un risultato così vignettato che sembrava di avere un fisheye, i tele mi mangiavano via gran parte del sensore, con una vignettatura invadente che avrebbe necessitato di un crop. Fu qui che pensavo di aver trovato un paio di lenti definitive. Per la parte wide avevo individuato il Canon 08x, che mi portava la focale circa a 20 mm, mentre per la parte tele il Sun Telenet Mini 35, che dovrebbe avere un fattore moltiplicativo di circa 1.4-1.5x, portandomi la focale a circa 40 mm con vignettature minime. Il Canon però era messo malissimo perché qualcuno aveva avuto la brillante idea di aprirlo e usare qualche prodotto per fare l'effetto bloom. Peccato però che era diventato una merda. Alla fine non sono mai riuscito a pulirlo del tutto, ma solo abbastanza da renderlo utilizzabile. Convinto di aver concluso le mie ricerche in questo modo, ero nuovamente pronto per girare il video, ma non pienamente soddisfatto. Se solo esistesse una lente di conversione come la Mini 35, ma più grande. È proprio così che ho trovato la lente di conversione definitiva per la Leica Q 28 mm, ovvero la Sun Telenet EE, progettata per la vecchia Canonet EE con un fattore moltiplicativo di circa 1,5x, portandomi quindi a 43 mm. Più grande ma comunque molto portatile, con una filettatura da 55 mm ottima da poter adattare. Mi sembrava veramente un sogno. Per provarla quindi ho deciso di contattare la mia amica modella Silvia, che si trovava a Milano in quel momento, per poter provare entrambe le lenti, sia la Sun Telenet EE che il Canon 08x. Come vedete, grazie alla sua costruzione, il Sun Telenet EE riesce a coprire quasi il tutto il 28 mm, ma con delle piccole accortezze. Contro le luci dirette infatti si creano questi effetti all'esterno del frame che secondo me sono molto belli, ma che a molti potrebbe non piacere. E in più ovviamente cambia la distanza di messa a fuoco minima di circa 20 cm, che potete ridurre con la modalità macro, ma non di molto. Tutto sommato il risultato mi ha stupito più di quanto potessi immaginare. Fatemi sapere nei commenti se piace anche a voi. Allora raga, sono qua alla Pinacoteca di Brera e stavo provando le lenti di conversione che vi dicevo. Ho fatto qualche prova, quasi tutte non vignettano sulla 43, mentre sulla 28 vignettano un pochino tutte, come avete visto magari durante il video. E adesso voglio fare un giro e provare le due che per me sono le migliori, quindi le due Sun, la Mini 35 e la EE. La Leica 43 comunque è una bellissima macchina, solo che non sono per niente abituato ai controlli, ai comandi, ai pulsanti eccetera, però veramente figo. Grazie a Fotottica Cavour ho potuto provare infatti la Q343 adattando alcune lenti che ho scelto appositamente, dato che non potevo portarle in giro tutte. Come avevo predetto, sulla Q343 è stato molto più facile ottenere un risultato decente, espandendo il suo range di focali con meno perdita di qualità rispetto alla 28. Questo video non è sponsorizzato da nessuno, mi sento di ringraziarli perché al contrario di altri hanno accolto questo test con tanta curiosità e non con disfattismo. Sicuramente durante questo video qualcuno invece che guardare il video è andato su eBay o qualche altro marketplace subito a cercare questa lente e non ha trovato nulla. Questo perché in questi mesi non solo mi sono dedicato alla registrazione del video, ma anche a radunare tutte le lenti che ho trovato nei marketplace di tutto il mondo, quelle che sono riuscito a trovare, e a riceverle qui a casa. Quindi a riceverle da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, Giappone e così via. Questo l'ho fatto per poter permettere a chiunque voglia acquistare, provarla o chi sia effettivamente interessato a fare un upgrade alla propria Leica Q, soprattutto qua in Italia, e che mi segua, possa avere una priorità. Quindi la spedizione direttamente qua dall'Italia, il fatto che comunque qualcuno le ha già acquistate, quindi le ha già ricevute e quindi non ci sono problemi.
Tutte le lenti verranno messe in vendita su Vinted, trattandosi di materiale usato. Il prezzo l'ho calcolato avendo un piccolo margine per ovviamente ripagare un attimo gli investimenti che ho dovuto fare per realizzare tutto il video, per raccogliere le lenti, e in più insieme alle lenti ci saranno anche gli anelli adattatori. Quindi non dovete cercare la filettatura, l'anello, ricevere Amazon, riceverne due, ma ve ne serve solo uno e quindi potete averlo direttamente. E tutto insieme in un unico pacchetto. Oggi è giovedì, è il giorno in cui esce il video. Stasera sto finendo di registrare le ultime cose e le lenti saranno inserite su Vinted il sabato. Ovviamente un paio di voi mi hanno già contattato e se la sono prenotate, tra virgolette, quindi è da molto tempo che mi supportano, che stanno seguendo la vicenda e tutto, quindi a loro è già prenotata, però le altre saranno inserite lì sabato mattina. Quindi chiunque le voglia acquistare, voglia avere queste lenti e voglia trasformare la propria Leica da 28 a 40 mm lo può fare. Per quanto riguarda il Canon 08 non ne ho trovato, quindi buona ricerca a tutti. Tra l'altro metterò anche tutte le altre lenti per chi avesse una Q3 43 e volesse provare le lenti che ho provato nel video e ho adattato. Sulla Q3 43 funzionano, come avete visto, molto meglio che sulla 28 mm. Ah, e ultimissima cosa, io ho amato fare questo video, davvero è stato un viaggio estenuante e difficilissimo alla ricerca di lenti, come provarle, chi poteva farmi da cavia, fare delle foto belle anche, non foto a caso, tanto per fare, ma che fossero esplicative della qualità che si possono ottenere con questi adattatori. E è stato veramente un viaggio assurdo, quindi grazie davvero per il supporto. Che acquistiate o meno non è importante, l'importante è che come me abbiate avuto qualcosa da questa botta di curiosità, di ingegno, di ricerca, che è quello che mi piace effettivamente della fotografia in tutte le sue forme, sia dalla parte dell'attrezzatura ma sia anche dalla parte dei set, del shooting e dell'idea, dei concetti, del fatto che con l'ingegno puoi fare effettivamente tutto, o quasi. Ovviamente iscrivetevi al canale se vi va, mi farebbe moltissimo piacere perché è veramente il modo migliore di supportare il canale. Vorrei aver fatto questo video in inglese in modo che andasse dappertutto, ma mi accontento così per ora. Vediamo se i sottotitoli fanno la loro parte. Ci vediamo alla prossima.